Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Dichiarazioni dei calciatori del Napoli in giro per l'Europa e non dalle proprie nazionali, che continuano ad evidenziare che nello spogliatoio del Napoli in questa annata maledetta erano molti di più i qua qua che gli uomini veri. Ovviamente mi riferisco alle dichiarazioni di Lobbo, ha parlato anche Caiust, ovviamente non entrando nel dettaglio della situazione Napoli, il procuratore di Olivera. Ne parliamo in questo video perché ci sono anche delle cose da sottolineare e la situazione Chiesa che è più che una chiacchiera molto probabilmente, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video che fa piacere a me, fa piacere all'algoritmo che si rimette in moto. E caro Antonio Conte, prendi appunti per questa dichiarazione, questa intervista, mettiamola così, di Lobotka. Quando torna dall'Europeo prendi la fascia, gliela dai e diciamo tagliamo la testa al toro da questo punto di vista, perché da Coverciano, dove sono impegnati altri calciatori del Napoli, non esce niente, ma anche perché in Italia alcune cose scomode in determinate situazioni, diciamo, non vengono alla luce perché si viene accomodati, ecco, dalle interviste, telefonate, domande che non vanno a far riferimento a situazioni scomode per non creare dissapori e situazioni strane. Sono d'accordo? Assolutamente no, perché come vedete nelle altre nazionali c'è libertà di fare domande e i calciatori hanno libertà di rispondere. Lobotka. I risultati sono stati davvero deludenti. Penso che Calzona abbia fatto un buon lavoro con noi, visto che non è stato assolutamente facile per lui. In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche Pep Guardiola. Bravi. Non a Lobotka in questo caso, ma a tutti qua dello spogliatoio. Bravi. Noi siamo contentissimi di sentire queste parole. Quest'anno è stato più difficile dal punto di vista mentale che fisico. Calzona è stato il miglior allenatore che abbiamo avuto a disposizione in questa stagione. I problemi che abbiamo avuto non riguardavano solo l'allenatore, ma anche noi giocatori ed il club. A volte semplicemente ci sono stagioni in cui ti va tutto bene come l'anno scorso e stagioni in cui non combini nulla, proprio come è andata in questa che è appena terminata. Se ne sono andati l'allenatore e il direttore sportivo. Ah, allora è lì che comincia, è in quel di aprile, forse anche prima, che comincia a salire questa poca voglia di Napoli in molti di loro nello spogliatoio. Poi non sono assolutamente d'accordo, a volte ci sono stagioni in cui tutto va bene, altre in cui tutto va male. Posso essere d'accordo se, diciamo, hai una squadra composta da uomini con attributi molto piccoli, al di là di tutte le situazioni societarie, contratti e non contratti, ma ci arriviamo. Alcuni calciatori volevano andare via e la società non li lasciava andare, ma ad inizio stagione vincevamo ancora, anche se poi la coperta è caduta su di noi. Abbiamo gestito male le partite e poi ce ne siamo andati via mentalmente. Conte non lo conosco personalmente, ma faceva giocare all'Inter un calcio molto impegnativo. 3-5-2 non sarà un problema per me, visto che ho sempre detto che proverò a fare tutto quello che mi chiede un allenatore. Penso che non ci saranno problemi su questo. Questi giorni mi sono serviti per resettare. Allora noi dobbiamo dire grazie a Lobotka, perché poteva tranquillamente star zitto, ma Lobo è stato l'unico a piangere a fine campionato, è l'unico a metterci la faccia da questo punto di vista, ad esternare situazioni che potevano anche essere chiare, ma lo sono ancora di più adesso. E caro Giovanni Di Lorenzo, prendi appunti, perché io non posso stare zitto, perché questa era una cosa che, diciamo, poteva anche dire il capitano, ma visto che è impegnato in calciomercato molto probabilmente lascia parlare Giuffridi e chi lo assiste, sbagliando dal mio personale punto di vista. Poi può darsi che qualcuno di voi possa prendere, diciamo, le difese del capitano del Napoli, che mi auguro sia l'ex capitano del Napoli, perché io non riesco ad andarci con calma su questa situazione, perché chi si mette il Napoli sotto i piedi, cari ragazzi, può anche scaturire da
situazioni contrattuali, voglio andare ma ti ho fatto rimanere, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, ma comunque vi siete messi il Napoli sotto i piedi. Poi, se c'erano tutti questi calciatori che volevano andare via, perché ci sono stati altrettanti calciatori che hanno rinnovato il proprio contratto? Non lo sapremo mai. Commissioni per i procuratori? Volevate fare addirittura il triplo gioco, rinnovando il contratto e poi ammutinandosi in bianco per poi voler andare via. Meschini da questo punto di vista. Detto ciò, ci sono anche le dichiarazioni di Caiust e poi passiamo alla situazione calcio-mercato. Caiust dice una cosa molto simpatica che mi ha fatto un tantino sorridere, che è questa, e volevo condividerla con voi. Ci sono stati un po' di alti e bassi, ci sono stati tanti nuovi allenatori e sono successe molte cose, ma nel complesso è stato un anno da cui ho imparato molto. Porto molto con me da questa stagione, meno male. Ma contento tu, Caiust. Sono contento che comunque ci siano state cose da imparare in una stagione del genere. Più di tutto ho imparato che devi essere mentalmente attivo 24 ore al giorno, devi essere connesso ogni singolo giorno. Questo è ciò che serve a questo livello. Benvenuto a questo livello, caro Caiuste, perché a me questa cosa fa sorridere. Se diciamo non l'avevi ancora capito che eri stato acquistato dal Napoli nel calcio professionistico, poi può darsi che questa io non ho visto l'intervista originale, può darsi che sia stata riportata con altre parole, però se questo è il succo, l'importante è che hai realizzato, caro Caiust. Noi ti vogliamo bene a prescindere, perché comunque non abbiamo niente contro, soprattutto contro i nuovi acquisti e i calciatori che il Napoli poi ha portato in rosa quest'anno, però un tantino che si dormiva in panchina l'avevamo visto, e questo è un dato di fatto. Mi sono reso conto che bisogna essere connessi ogni singolo giorno, meno male. L'importante è rendersi conto, qua non stiamo sindacando niente. Comunque chiudiamo questa parentesi, perché i miei sorrisi, diciamo, scaturiscono più dalla delusione e dalla rabbia che non voglio esternare per quanto riguarda i calciatori, perché ne abbiamo già dette tante. Se andiamo a riprendere tutte le live di quest'anno, i post partita e le delusioni una dopo l'altra che abbiamo vissuto, ne abbiamo già abbastanza sul canale di rabbia e imprecazioni. Detto questo, Federico Chiesa non è solo una chiacchiera, almeno a quanto pare. C'era la Roma, ma si è defilata assolutamente. La Juve deve vendere perché Chiesa ha un contratto in scadenza 2025 e appunto un ingaggio che pesa. Quindi si va anche un tantino ad abbassare la pretesa di mercato. Si è letto 30 milioni per Chiesa, ma io credo che si vada verso i 40 milioni, perché le qualità del calciatore dal mio punto di vista non si discutono. Poi mi potete venire a dire sì, ma Killer Root si rompe, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo giocare una partita a settimana. Ci siamo, quindi dobbiamo anche renderci conto che il Napoli deve fare il Napoli una volta a settimana. È vero, c'è la Coppa Italia, ma non c'è la Coppa Italia per tutta la stagione, quindi secondo me sarebbe un acquisto abbastanza serio da fare, anche perché si legge trattativa slegata da quella di Quara. Allora, se ne dovessi vedere il Napoli con Quara, Chiesa e la punta una volta a settimana, e allora il Napoli manda un messaggio assolutamente netto alle dirette concorrenti da questo punto di vista. Poi bisogna vedere se va in porto, se la Juve non pretenda troppo. Ovviamente c'è una trattativa però in concomitanza con questa, ed è quella di Politano, interessamento della Roma, che era interessata a Chiesa ma si è defilata perché ovviamente le casse sono ben diverse da quelle del Napoli e la situazione economica dei giallorossi. Politano, il Napoli chiede dai 12 ai 15 milioni. Caro Napoli, 12 vanno a più che bene. Se accettano a 12 va benissimo, non c'è alcun problema. Non facciamoci il problema se siano 12 o 14. Se Politano era tra quelli che poi ha rinnovato, ma come ha detto Lobotka c'erano calciatori che volevano andare via, se è uno di quelli, da parte.
non c'è nessun problema, noi non staremo qui a rimpiangere Matteo, con tutto il bene che voglio a Matteo, perché comunque è un calciatore dello scudetto, eccetera, 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 eccetera. Però non è che siamo qui a strapparci i capelli, che ho già strappato, quindi non ho niente più da strappare. Carissimo Politano, se la Roma dovesse accettare 12 milioni, un paio di centinaia di chilometri più su, lo accompagniamo, gli possiamo fare anche la festa d'addio, non c'è nessun problema. Problemi non ce ne facciamo, quindi Napoli, fai ciò che devi fare, anche perché c'è una cosa, un'ultima cosa che volevo condividere, un pensiero che volevo condividere con voi e credo che sarete tutti d'accordo. Il Napoli dell'ammutinamento ancelottiano nei 2 anni successivi è stato comunque smantellato pezzo pezzo, togliendo dallo spogliatoio tutti coloro che comunque si erano, tra virgolette, girati. State sicuri che il Napoli, nella figura del presidente Aurelio De Laurentiis e la dirigenza, che sicuramente è già stata al corrente, ha visto tranquillamente le situazioni che sono capitate e sa benissimo dove intervenire, è un Napoli che verrà sicuramente smantellato, non quest'anno, perché non si fa uno smantellamento mandando via 10 persone e prendendone 10 nuove, ma da qui a 2 anni ne rimarranno ben pochi o forse nessuno, così come è stato per un Mario Rui Zielinski della vecchia guardia dell'ammutinamento che sono rimasti, così forse resteranno a Napoli un paio di calciatori dello scudetto, diciamo, di Spalletti, o forse nemmeno quel paio. Notizia di poco fa, di stamattina, che ho letto: Meret e il rinnovo 2027. Il Napoli va verso il rinnovo, quindi io mi metto l'anima in pace, ma io ovviamente ho la mia opinione su Meret, rispetto le opinioni di tutti assolutamente, però resta il fatto che un portiere mi deve dare sicurezza e a me di sicurezza in porta me ne dà ben poca. Poi vedremo se il rinnovo va in porto, ma le parti sono molto avanti da questo punto di vista e quindi credo che Alex rinnoverà fino al 2027. Poi il rinnovo non è che comporta mantenersi il calciatore fino al 2027, è anche una situazione per poi non fargli perdere un tantino il valore di mercato nel caso possa entrare in una sessione di mercato e uscire dal Napoli a soldi normali invece che al ribasso. Vedremo come andrà a finire. Se la Roma vuole Politano, caro Napoli, 12 milioni, 12 milioni. La Juve ne vuole 40 per Chiesa, perfetti, 12 di Politano, più 28. Chiesa a Napoli. La stessa storia del Hermoso, tanto sono calciatori che è vero prendono 7 milioni, ma visto che non sono più giovanissimi, con un contratto a 3,5 più bonus a 4 massimo, con i bonus si stanno tranquillamente. E si farà un Napoli da questo punto di vista, nel caso dovesse andare in porto la situazione, che già diciamo ha spappolato diversi fegati, potrebbe metter paura veramente a tante squadre in Serie A, visto che noi solo la Serie A ci giochiamo nella nostra totale umiltà. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!